La natura fa schifo. Gli animali, soprattutto i più piccoli, sono circondati da pericoli di tutti i tipi e da predatori che se li vogliono mangiare. Perciò è fondamentale avere un buon sistema di difesa per non fare una brutta fine, e ce ne sono alcuni che si sono improvvisati alchimisti e hanno trovato il sistema per spruzzare un getto infuocato dal culo. Signore e signori, i coleotteri bombardieri. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Nicolò e oggi, per inaugurare la sesta stagione del canale, vorrei parlarvi di un gruppo di insetti veramente incredibile che si è meritato un posto speciale nel mio cuoricino. I brachinini, detti anche coleotteri bombardieri, oppure, come piace pensare a me, la dimostrazione naturale delle complicazioni post-abbuffata al ristorante messicano. Questi insetti sono dei laboratori di chimica ambulanti, ma anche degli insospettabili parassiti e celano un mondo di sorprese che vorrei condividere con voi se volete seguirmi, perché sono veramente un concentrato di stranezze quasi da far schifo. Però prima di perderci direi di andare con ordine e chiederci innanzitutto cosa sono i brachinini. Questi animali appartengono al gruppo dei coleotteri, degli insetti che comprendono ad esempio le ben più famose specie di cervivolanti, maggiolini e scarabei stercorari. Tutte queste specie molto diverse sono accomunate dal fatto di avere un esoscheletro molto robusto e duro che ricopre tutto il corpo e forma una sorta di armatura che li protegge dall'esterno. Inoltre, e questo è un dettaglio che tornerà, sono insetti olometaboli, il che significa che durante la loro crescita compiono una metamorfosi per passare dallo stadio giovanile di larva allo stadio adulto. Durante questo processo, che avviene in uno stadio intermedio che si chiama di pupa o crisalide, proprio come succede nelle farfalle, l'insetto cambia completamente aspetto. Da una larva, spesso dal corpo soffice e vermiforme, sviluppa le ali e diventa un vero e proprio carro armato corazzato. La metamorfosi è un adattamento evolutivo veramente incredibile. Permette agli insetti che adottano questa strategia di avere larve completamente diverse dagli adulti. Prendete ad esempio il caso del maggiolino. Larve e adulti vivono in luoghi diversi e mangiano cose diverse, perciò non competono tra di loro per le stesse risorse. Questo vantaggio però va a scapito di un'altra cosa. Durante la metamorfosi l'insetto è quasi immobile ed è quindi molto più a rischio. Sarebbe un facile pasto per i predatori o potrebbe essere attaccato da dei parassiti. Perciò i coleotteri, quando fanno la metamorfosi, spesso si vanno a nascondere in luoghi sicuri, come cellette scavate sottoterra o nel legno. I brachinini appartengono alla famiglia dei carabidi, un gruppo di coleotteri che include oltre 40.000 specie in tutto il mondo. Questi insetti sono per lo più dei predatori notturni, con zampe lunghe adattate per la corsa e un corpo snello e allungato. Come in tutti i coleotteri, le ali anteriori, che prendono il nome di elitre, sono molto indurite e non sono usate per volare, ma per proteggere le ali posteriori e l'addome. Ci sono un paio di cosucce generali che devo dirvi prima di passare oltre riguardo ai carabidi, perché poi ci serviranno, partendo dalle loro larve. Mentre nei coleotteri la tipica larva è un insetto a forma di vermiciattolo dal corpo tozzo e cicciottello e con zampe corte, le larve della maggior parte dei carabidi hanno invece un corpo snello e allungato, con una testa grossa, delle mandibole robuste e zampe lunghe, tutti indici di uno stile di vita da predatore attivo generalista. Questa larva attraverserà 3 stadi di crescita scanditi da delle mute, dei processi in cui cambia la pelle, prima di iniziare lo stadio di pupa, fare la metamorfosi e diventare un adulto. Una delle caratteristiche che accomuna poi molti carabidi sono le ghiandole anali, una coppia di ghiandole più o meno sviluppate che si trovano nei pressi dell'apertura anale e che secernono una varietà di sostanze chimiche, diverse a seconda della specie. Questi insetti le utilizzano per lo più come difesa dai predatori, infatti queste sostanze sono per lo più repellenti o tossiche. Prendo ad esempio il caso dei Clenius, dei carabidi che sono peggio delle cimici. Appena li si prende in mano o li si disturba fanno una puzza tremenda che non va più via. Questo è un caso raro, però non è il peggio che i carabidi possono fare con queste ghiandole e credo che sul mio canale io non abbia mai parlato, se non di striscio, delle specie che hanno portato all'estremo questa particolarità e che hanno sviluppato, credo, il sistema difensivo più spettacolare tra tutti i coleotteri. E perché no, tra tutti gli insetti. Signore e signori,
ecco a voi i bombardieri. I brachinini sono un gruppo di carabidi che comprende oltre 750 specie. Questi insetti, probabilmente originari dell'Africa centrale, si sono poi diffusi praticamente in tutto il mondo, dalle regioni temperate e fredde del Canada fino all'Australia, passando per Sud America, Europa e Asia. Questo grande successo dei brachinini è dovuto ad un mix di caratteristiche che oserei definire esplosivo. Partiamo dagli adulti. A vederli così sembrano insetti tutto sommato normali. Le loro dimensioni possono variare molto, dai 2 mm di alcuni Mastax fino ai 3 cm di alcuni Pheropsophus, e questa variabilità si osserva in realtà anche all'interno della stessa specie. Questo, unito al fatto che molte specie sono spesso simili tra di loro, rende l'identificazione piuttosto difficile. I brachinini sono un gruppo tutto sommato omogeneo e, a parte alcune specie aberranti, di cui però parlerò più avanti, mostrano tutti quanti più o meno le stesse caratteristiche, tra cui una testa e un torace snelli e le elitre troncate, che lasciano sporgere la punta dell'addome, che è ingrossato e rigonfio. Esistono poi sia specie con ali posteriori ridotte o assenti, che quindi non possono volare, sia specie con ali funzionanti e buone volatrici. Questo aspetto ordinario però nasconde un segreto che ha valso a questi insetti il nome comune di coleotteri bombardieri, le ghiandole esplosive. Infatti, il motivo per cui l'addome è così ingrossato e le elitre lo lasciano libero sulla punta è la presenza al suo interno di un paio di grosse ghiandole, risultato della modificazione estrema delle ghiandole anali presenti nei carabidi. Queste ghiandole non soltanto sono in grado di produrre sostanze molto tossiche, ma possono anche portarle fino all'ebollizione e a farle esplodere contro gli aggressori, con risultati che possono andare da semplici ustioni fino alla cecità o addirittura alla morte. Ovviamente nell'uomo il danno più grave che possono fare sono semplici scottature, comunque dolorose, credetemi, ma in letteratura sono noti anche dei casi di dermatiti causate dalle specie più grandi, in Corea e in Brasile. I brachinini non usano questa tecnica per cacciare, ma soltanto per difesa, quindi non è che vi vengono a cercare, potete stare tranquilli. Nel caso della donna brasiliana che è stata colpita, questo è avvenuto perché un Pheropsophus le si era infilato nella scarpa. Quando lei se l'è messa, lui, sentendosi minacciato, ha reagito con la scarica bollente. Tra l'altro, questa caratteristica molto strana di questi carabidi è anche il motivo dietro ai nomi scientifici di molte specie, tra cui Aptinus bombarda, che sembra un incantesimo di Harry Potter, ma anche Brachinus crepitans, Brachinus explodens e Brachinus eiaculans. Ma com'è possibile questa cosa? Come fanno degli insetti a produrre delle esplosioni interne al corpo e a usarle per difendersi senza morire? Mettetevi comodi perché tutto ciò ha dell'incredibile. L'apparato difensivo dei brachinini è diviso in 3 parti: le ghiandole vere e proprie, una grossa sacca che funge da riserva e infine la parte più esterna, che è la camera di reazione, in cui avviene la magia. Tutto parte dalle ghiandole, che sono dei grappoli di cellule specializzate nel produrre dei composti già di per sé molto tossici: l'idrochinone, il metilidrochinone e l'acqua ossigenata, in una soluzione acquosa. Questi composti vengono rilasciati in dei tubuli che li portano poi nella riserva, che è molto grossa per contenere la maggior quantità di liquido possibile ed è circondata da muscoli che la possono strizzare all'occorrenza. A questo punto i protagonisti della reazione chimica che avverrà e che sarà distruttiva a dir poco sono già tutti qui, nella riserva, però la reazione non avviene ancora perché manca qualcosa. Questo qualcosa si trova nella camera di reazione, che è una struttura allungata, formata da una base più globosa e da un canale che porta all'esterno. L'insetto riesce a regolare il passaggio del fluido dalla riserva alla camera tramite una strozzatura circondata da muscoli presente tra queste due zone, in corrispondenza della quale c'è anche una complessa valvola che serve appunto a regolare il flusso del fluido tra le due aree. Quando questa miscela entra nella camera di reazione, incontra gli ultimi ingredienti necessari per innescare l'esplosione: degli enzimi, cioè delle particolari proteine, che riescono a decomporre l'acqua ossigenata in acqua. Contemporaneamente poi gli idrochinoni si ossidano, diventando chinoni. In tutto questo viene generata una quantità di energia incredibile, tale da portare il fluido fino all'ebollizione. La pressione poi lo spinge verso l'esterno.
Per evitare che l'insetto stesso ci lasci le penne a causa dell'onda d'urto generata dalla reazione, le pareti della camera di reazione, in corrispondenza del rigonfiamento basale, che è dove avviene appunto l'esplosione vera e propria, sono molto spesse e diventano più flessibili ed elastiche in corrispondenza del canale di uscita. Questo serve probabilmente per evitare il rinculo e guidare le sostanze al di fuori. Ed è a questo punto che entrano in gioco le elitre troncate. Infatti queste permettono alla punta dell'addome di muoversi liberamente e grazie a delle particolari placche il brachinino riesce a direzionare il getto bollente e tossico praticamente in tutte le direzioni, anche dorsalmente. Questo gli permette di colpire gli aggressori con una notevole precisione da tutte le direzioni, anche decine di volte ripetutamente. Non è facile fare di un brachinino la propria preda e non mi immagino come deve essere maneggiare le specie più grandi. Sono stato colpito da un brachinus lungo mezzo centimetro e non è stato piacevole. Chissà quanto male deve fare un Pheropsophus lungo 6 volte tanto. Un'altra caratteristica incredibile di questi insetti è come siano in grado di assimilare sostanze altamente tossiche ma senza subirne gli effetti. Prima tra tutte l'acqua ossigenata, che normalmente è molto tossica per le cellule. Ma c'è di più. Si è andati a studiare la composizione del fluido finale emesso dal Brachinus elongatulus e si è scoperto che una delle sostanze che lo compongono, chiamata 2-metil-1,4-benzochinone, ha origine da un altro composto, chiamato M-cresolo, ottenuto tramite la dieta. Questo lo si è scoperto andando a far ingerire al Brachinus delle molecole di M-cresolo che erano state etichettate, si fa per dire, con degli atomi di deuterio. Poi si è andati a vedere nello spray finale dove erano andati a finire questi atomi. La cosa interessante è che l'M-cresolo è un composto molto tossico che causa la rottura delle membrane cellulari, però i Brachinus se lo mangiano senza problemi, anzi lo usano pure per i loro scopi. Questo complicatissimo ma efficientissimo sistema di difesa è stato di ispirazione anche per l'ingegneria. Infatti la struttura della camera di reazione può essere d'aiuto nella creazione di nuovi caschi da moto o elmetti militari che resistano alle onde d'urto, proprio come fa l'insetto per proteggere gli organi interni. Inoltre il sistema di spruzzo, con valvole e placche regolabili, può essere di ispirazione nella progettazione di nuovi sistemi più efficienti per spruzzare fluidi in vari contesti, come ad esempio nei dispositivi di accensione delle turbine a gas. I brachinini non sono però inarrestabili perché alcuni predatori hanno imparato ad aggirare le loro difese, tra cui i ragni del genere Argiope. Questi arachnidi hanno infatti sviluppato un sistema per riuscire ad intrappolare i brachinini nella loro ragnatela quando vi rimangono invischiati. Invece di andare dritti all'attacco per avvolgerli in un bozzolo di seta, cosa che causerebbe un'immediata esplosione, l'Argiope si avvicina molto lentamente e con estrema cautela e delicatezza inizia ad avvolgere l'insetto pian piano nella seta. Soltanto quando l'addome è immobilizzato e non riesce più a direzionare il getto, l'Argiope assesta il colpo di grazia. Questa tecnica è tipica degli Argiope e non è stata osservata in altri ragni, come ad esempio le Nefila, che al contrario vanno a c***o duro contro l'insetto e si beccano lo spray bollente dritto in faccia. Tempo che si riprendono e il nostro eroe ha già levato le tende. A parte lo spruzzo bollente, i brachinini sono dei carabidi tutto sommato normali. Sono dei predatori generalisti che si nutrono un po' di tutto quello che riescono a cacciare. Sono principalmente notturni, mentre di giorno si nascondono in rifugi sotto le rocce o i tronchi. Se disturbati, oltre a fare il botto, possono anche correre molto velocemente ai ripari. Però le sorprese sul loro conto non finiscono certo qui, perché non vi ho ancora parlato delle larve, pure loro assurde ma per motivi molto diversi e molto più sadici. Sono dei parassitoidi. Per chi non lo sapesse, i parassitoidi sono quegli organismi che, come i parassiti, si nutrono a spese di un altro organismo, chiamato ospite. Solo che mentre i parassiti di norma non uccidono l'ospite, almeno non direttamente, i parassitoidi, una volta che hanno compiuto il loro sviluppo, lo ammazzano, in modi anche molto creativi. Però torniamo ai brachinini. Le uova vengono deposte dalla femmina in genere in delle cellette nel terreno, singolarmente o in piccoli gruppi. Da esse nascono delle piccole larve che inizialmente sono molto simili a quelle di altri carabidi, sono allungate e con zampe lunghe.
Queste larve sono molto mobili e iniziano subito ad andare alla ricerca nel terreno delle pupe di altri coleotteri. La specie del povero malcapitato, che farà una brutta fine, varia a seconda dei casi. Ad esempio, le specie di Brachinus che vivono in ambienti umidi attaccano le pupe di coleotteri acquatici, come i diticidi, mentre invece specie di ambienti aridi, come Brachinus crepitans o Brachinus explodens, attaccano le pupe di altri carabidi. In ogni caso si è osservata una sincronizzazione perfetta nello sviluppo di parassitoide e parassitato. Le uova di brachinini si schiudono esattamente quando le larve delle loro prede iniziano la metamorfosi. In ogni caso, quando una larva trova una pupa adeguata, la attacca con le mandibole, ferendola di solito nella regione ventrale. Dalla ferita inizia ad uscire l'emolinfa, l'equivalente del sangue degli insetti, che la larva inizia a succhiare, come un vampiro. Poco dopo la larva fa la prima muta ed entra nel secondo stadio di crescita, ma anche qui succede una cosa strana. La larva cambia completamente aspetto, diventando molto grossa e decisamente cicciona e soffice. Le zampe si atrofizzano, diventando dei moncherini inutili, perché tanto da questo momento la larva non si sposterà più dalla povera pupa che sta mangiando viva. Inoltre anche la testa si modifica e alcune specie perdono gli occhi. Questa peculiarità prende il nome di ipermetamorfosi, perché questi insetti cambiano aspetto completamente 2 volte nel corso della loro vita. A questo punto inizia l'abbuffata vera e propria. In circa un paio di giorni la larva divora interamente la pupa, che spesso è molto più grande di lei. Questa velocità serve con tutta probabilità ad evitare che la pupa, una volta morta, si decomponga. Durante questo intervallo di tempo la larva continua ad accrescersi, diventando sempre più grossa. E un'altra cosa strana che si è osservata in alcuni Brachinus che vivono in zone umide è che in queste specie gli stadi larvali non sono 3 come avviene normalmente nei carabidi, ma ben 5, scanditi da 4 mute. Questo adattamento serve probabilmente alla larva per accrescere la sua dimensione corporea più velocemente, visto che deve completare il suo pasto in tutta fretta. Possono esserci anche dei casi di parassitismo multiplo. Soprattutto se la pupa è di grandi dimensioni, può accadere che più larve di brachinino se ne nutrano contemporaneamente, soltanto che succede anche che a un certo punto la larva più grande può decidere di uccidere quelle più piccole che stanno scroccando. Questo è stato osservato ad esempio in Brachinus lateralis. Tenete conto però che tutte queste informazioni che vi sto dando sulle larve riguardano soltanto quelle dei generi Brachinus e Pheropsophus, semplicemente perché quelle degli altri generi sono del tutto sconosciute. Questo comportamento da parassitoidi delle larve dei brachinini è anche il motivo per cui gli adulti hanno delle dimensioni così variabili anche all'interno della stessa specie. Semplicemente una larva che si è pappata una preda di dimensioni maggiori diventerà un adulto più grande. E poi ci sono quegli adulti rachitici che ti domandi com'è possibile che questi 2 esemplari siano della stessa specie. Eppure eccoci qua. Visto che alcune specie di brachinini si nutrono degli stadi giovanili di insetti invasivi o potenzialmente dannosi, è stato valutato il loro utilizzo nella lotta biologica e sarebbero anche efficienti perché non vengono predate facilmente, visto il loro sistema di difesa. Ad esempio, delle specie di Pheropsophus che vivono in India si nutrono a spese delle pupe di coleotteri che danneggiano le coltivazioni, mentre invece specie del Centro e Sud America si nutrono delle uova di grillo talpa. Però per il momento non è stato ancora fatto nulla per evitare i possibili effetti collaterali. Infatti bisogna sempre valutare con attenzione la situazione prima di introdurre specie non native in un ambiente, perché gli effetti che ne conseguono spesso sono imprevedibili. Le circa 750 specie di brachinini sono divise in 2 gruppi principali, chiamati tribù. La prima è quella dei crepidogastrini, che prende il nome dal suo genere più rappresentativo, cioè Crepidogaster. La seconda invece è la tribù brachinini. Sì, lo so, fino a questo momento ho usato questo termine per riferirmi a tutti i coleotteri bombardieri, ma in realtà il nome corretto del gruppo nella sua interezza è brachinine. Ad ogni modo, in questa sezione, quando dirò brachinini,
sappiate che mi riferirò soltanto a loro. Comunque, delle due tribù, i brachinini sono quella più numerosa e diffusa, conta infatti circa 640 specie diffuse praticamente in tutto il mondo. I crepidogastrini sono invece un gruppo più arcaico, che conta poco più di un centinaio di specie diffuse in Africa centrale e meridionale, in Madagascar e in India. Le differenze tra i due gruppi sono molte e non starò qui ad elencarle tutte. Ad esempio, una di queste è la forma della camera di reazione, che nei brachinini è bulbosa e simmetrica rispetto al canale che la collega alla riserva, mentre nei crepidogastrini è asimmetrica. Parlando ora dei brachinini, ce ne sono veramente moltissimi. Esistono sia specie attere, quindi senza ali, che altre con ali ridotte e altre ancora con ali ben sviluppate e funzionanti, che a volte sono attirate dalle luci artificiali. La biologia di queste bestiole è praticamente identica a quella che vi ho raccontato nella parte generale, perciò non starò a ripetermi. Il motivo di ciò è semplicemente perché la biologia dei crepidogastrini è praticamente sconosciuta, quindi tutto quello che vi ho detto prima è basato sui brachinini. Però ci sono un paio di cosette che volevo aggiungere che riguardano i brachinini, ma non i crepidogastrini. Partiamo dalla colorazione, che è molto varia. Le specie interamente nere o marroni non mancano, tuttavia ce ne sono molte altre, di tutti i generi, che esibiscono colori sgargianti, con elitre rosse, gialle, blu, con disegni e decorazioni varie, e una testa e un torace di colore rosso fiammante. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Inoltre, se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, noteremo che in alcuni casi, come ad esempio molti Brachinus, specie anche poco imparentate tra di loro esibiscono una colorazione simile. Questo perché i colori dei brachinini sono un esempio di aposematismo. Non servono per mimetizzarsi e nascondersi nell'ambiente circostante. Al contrario, questi insetti sono apposta dei pugni nell'occhio, loro vogliono farsi vedere. È un avvertimento per i predatori, stanno sostanzialmente dicendo loro di stare alla larga perché possono contrattaccare, e sappiamo bene con quali effetti. L'effetto poi è amplificato se molte specie hanno la stessa colorazione. In questo modo è più facile per i predatori capire quali insetti è meglio evitare, perché devono imparare soltanto un pattern di colori e non tanti. Quindi nel tempo nei brachinini si sono sviluppate una serie di catene mimetiche e quindi ci troviamo adesso con specie anche molto diverse dal punto di vista genetico che però hanno colori molto simili e sono spesso molto difficili da distinguere. Questo tipo di mimetismo, in cui più specie, tutte pericolose, hanno adottato la stessa colorazione vistosa per difendersi meglio dai predatori, è chiamato mimetismo mülleriano. Ma quindi, se sei invece un carabide innocuo, quale occasione più ghiotta ci può essere dello sviluppare una colorazione simile a quella dei brachinini per proteggersi? E infatti di specie imbroglione come queste che adottano questa strategia ce ne sono molte. Una che abbiamo anche in Italia è l'Ancomenus dorsalis. Questo carabide ha una colorazione appariscente simile a quella dei Brachinus e vive anche negli stessi ambienti, però è del tutto innocuo. Inoltre è stato osservato che vive anche assieme ai Brachinus e quando ne individua uno vi si posiziona sopra e inizia a sfregare le sue elitre contro quelle del Brachinus. In questo modo probabilmente sulle sue elitre rimangono delle sostanze chimiche prodotte dalla cuticola dei Brachinus che fungono anche da mimetismo chimico. Un altro comportamento peculiare dei brachinini è la tendenza a formare nei mesi invernali, nelle zone temperate, delle aggregazioni anche di molti esemplari. Questi insetti tendono a passare l'inverno tutti assieme nascosti sotto a pietre infossate o dentro i tronchi marci. Queste aggregazioni poi possono essere composte anche da esemplari di più specie diverse e sono sempre un avvertimento per i predatori, rafforzano il segnale di pericolo dato dalla colorazione. Poi al loro interno troviamo anche esemplari del nostro trickster Ancomenus, che spesso cercano protezione a gratis. Tra i brachinini il genere più importante e numeroso è certamente il genere Brachinus, che è diffuso in tutti i continenti eccetto l'Antartide e l'Australia. Comprende moltissime specie di dimensioni molto variabili, dal mezzo centimetro fino ai circa 2 centimetri delle specie più grandi, e che sono diffuse in una grande varietà di ambienti, dalle montagne fino alle foreste tropicali.
Le specie più note sono quelle però nordamericane, ad esempio del Brachinus pallidus conosciamo tutto il suo ciclo vitale. Gli accoppiamenti avvengono in primavera ed estate e durante la copula, che può durare anche un'ora, i due esemplari si toccano ripetutamente con le antenne e il maschio sfrega le sue zampe posteriori sulle elitre della femmina. Dopo alcuni giorni la femmina costruisce una pallina di fango in cui deposita un uovo e la lascia vicino ad un sasso infossato. Dopo una settimana l'uovo si schiude e la piccola larva va subito alla ricerca di una pupa di un coleottero idrofilide, che fanno la metamorfosi nascosti in delle cellette proprio sotto le pietre infossate. Quando ne trova una inizia subito a cibarsi e inizia anche l'ipermetamorfosi. Nel caso del Brachinus pallidus gli stadi larvali sono 5. La larva inizia a mangiare la pupa a partire dalla parte ventrale del torace e in poche ore è già pronta per passare alla seconda età. Dopodiché la pupa muore e la larva continua a mangiare sempre più velocemente, tanto che arriva alla quarta età in sole 20 o 30 ore dall'inizio del pasto. Quando ha terminato il suo banchetto, la larva passa alla sua quinta età e dopo un po' di tempo fa anche lei la metamorfosi, nella stessa celletta della sua preda. Un'altra specie di cui si conosce la biologia abbastanza in dettaglio è il Pheropsophus equinoctialis. Questo insetto vive vicino all'acqua, dove vivono anche le prede delle sue larve. Infatti la femmina deposita le sue uova dentro o nei pressi delle tane di Grillo talpa e le larve si nutrono delle uova di questi insetti. Ne possono consumare anche una quarantina durante il loro sviluppo. I Pheropsophus sono i brachinini più grandi del mondo e possono fare potenzialmente molti danni quando scoppiano. La specie più grande è Pheropsophus acutecostatus, che vive in Madagascar e che può raggiungere i 3 cm di lunghezza. I brachinini più piccoli invece sono alcune specie del genere Mastax lunghe appena 2 mm. In Italia abbiamo circa una ventina di specie di brachinini, appartenenti ai due generi Brachinus e Aptinus. La specie in assoluto più comune e diffusa dappertutto è il Brachinus sclopeta, che è facilmente riconoscibile tra le specie italiane per via della sua colorazione blu e rossa, con una macchia rossa allungata sulle elitre e un addome di colore arancio. Questa specie si può rinvenire abbastanza facilmente durante l'inverno perché forma delle aggregazioni che si nascondono nei tronchi marci. All'interno di queste aggregazioni poi si possono trovare a volte degli esemplari appartenenti ad altre specie simili, ma di colorazione leggermente diversa, come ad esempio il Brachinus crepitans o il Brachinus immaculicornis. Un'altra specie degna di nota presente in Italia è il Brachinus italicus, facilmente riconoscibile dalle altre per via delle sue elitre interamente nere e per le sue dimensioni maggiori. Le specie di Aptinus italiane sono soltanto 2, entrambe diffuse nelle regioni settentrionali. Sono insetti un po' più grandi dei Brachinus e potenzialmente più esplosivi, quindi non starei lì a prenderli in mano, fossi in voi. La prima specie si chiama Aptinus alpinus ed è diffusa sulle Alpi occidentali e sull'Appennino ligure. La seconda specie invece è l'Aptinus bombarda, diffuso in Friuli e nella regione del Carso. Personalmente sono riuscito a trovare soltanto l'Aptinus alpinus, una volta sulle Alpi Liguri. Lo stavo per prendere in mano perché l'avevo scambiato per un carabide innocuo. Quello ovviamente ha sparato un getto che per fortuna non mi ha preso, l'ho scampata. Un'altra volta invece un Brachinus crepitans mi ha centrato in pieno, lasciandomi una lieve scottatura sulle dita. Un'altra specie carina è l'Aptinus displosor, un grosso bombardiere che vive nelle zone steppiche della Francia. Non si sa ancora con certezza quale sia la specie di insetto parassitata dalla sua larva, ma probabilmente si tratta di un altro carabide, il Percus navaricus. Infatti questa specie vive negli stessi ambienti ed è stato osservato che i loro due cicli vitali sono sincronizzati. Le larve di Aptinus nascono esattamente quando i Percus stanno iniziando a fare la metamorfosi. Per concludere, un altro paio di specie interessanti sono il Brachinus pygmaeus del Marocco e il Brachinulus viettei, che vive sull'isola Principe, al largo dell'Africa centrale. Queste due specie hanno un corpo di colore smorto e degli occhi molto piccoli, entrambi indizi che possono far pensare che questi due insetti siano all'inizio di un percorso evolutivo che li porterà alla lunga, se li lasciamo indisturbati, verso una vita nell'ambiente sotterraneo.
Passiamo adesso ai crepidogastrini, che non sono meno interessanti. Le specie di questo gruppo sono tutte particolarmente rare e difficili da trovare e hanno la peculiarità di avere una distribuzione disgiunta. La maggior parte delle specie vive infatti in Africa a sud del Sahara e in Madagascar, ma ci sono 7 specie di crepidogaster che vivono invece in India e Sri Lanka. Ci sono due possibili ipotesi sul perché. La prima è che i crepidogastrini si siano separati dai brachinini prima della separazione tra il continente africano, il Madagascar, e il subcontinente indiano. La seconda è che fossero in passato presenti in Medio Oriente e che abbiano raggiunto quindi l'India da questa strada, però poi nelle zone in mezzo si sono estinti a causa della desertificazione. Questo spiegherebbe la grande somiglianza tra le specie di crepidogaster indiane e africane, però è stata formulata prima della scoperta delle specie del Madagascar. I crepidogastrini sono specie di taglia media e piccola, infatti vanno dai 3 mm al massimo fino a 1,5 cm. Sono anche di colore più smorto, alcune specie hanno dei disegni o delle decorazioni sul corpo, ma non hanno mai i colori brillanti dei brachinini. Le elitre poi sono in genere più corte e lasciano più scoperto l'addome, le ali posteriori poi sono sempre assenti e gli occhi sono in media più piccoli. Tutte queste caratteristiche fanno pensare che i crepidogastrini non abbiano soltanto adottato uno stile di vita principalmente notturno, ma anche almeno in parte sotterraneo, oppure all'interno della lettiera di foglie, il che spiegherebbe in parte la loro rarità, semplicemente sono difficili da individuare. Nel 2001 è uscito il primo articolo, e finora anche l'unico, che tratta in dettaglio l'apparato esplosivo dei crepidogastrini e si è visto che oltre alla differenza nella forma della camera di reazione, questo apparato è tutto sommato più arcaico rispetto a quello dei brachinini. Non permette ad esempio ai crepidogastrini di spruzzare il liquido, ma soltanto di emetterlo sotto forma di una sorta di nebbiolina, soltanto parzialmente direzionabile contro gli aggressori. Inoltre i crepidogastrini non sono in grado di emettere un getto pulsato. I brachinini ci riescono tramite delle apposite valvole poste all'ingresso della camera di reazione, che regolano l'ingresso del fluido. Queste valvole hanno un movimento passivo, cioè non sono mosse da dei muscoli, ma dalle variazioni di pressione all'interno della camera stessa. I crepidogastrini però non le hanno e quindi non possono spruzzare getti di fluido bollente ad alta velocità. In compenso hanno una muscolatura più potente. Sempre in questo studio è stato osservato un comportamento particolare di una delle due specie studiate, Crepidogaster ambreana, che quando si sente minacciata scava una piccola tana nel terreno e ci si infila dentro, lasciando allo scoperto soltanto la punta dell'addome per sparare ad eventuali aggressori. Per il resto la biologia di questi animali è praticamente sconosciuta. Soltanto raramente vengono catturati più esemplari assieme, e ciò avviene di solito mediante l'utilizzo di trappole oppure tramite il vaglio della lettiera o del terreno. Anche per questo si suppone che abbiano uno stile di vita almeno parzialmente sotterraneo. Per il resto vivono in una grande varietà di ambienti, dai semideserti e le savane aride fino alle savane umide, le paludi e le foreste tropicali, anche a quote elevate. I generi dei crepidogastrini hanno dei nomi incredibilmente fantasiosi. Abbiamo infatti, per la gioia delle mie corde vocali, Crepidogaster, Crepidonellus, Crepidolomus, Crepidogastrillus, Crepidogastrinus e Brachinillus. Di questi il più numeroso in termini di specie è Crepidogaster, che le include tutte tranne 11. Poi abbiamo le due specie di Crepidolomus del Madagascar, che potrebbero essere gli esempi di brachinine più arcaici tuttora esistenti. E poi c'è questo, Crepidonellus endroedi. Vi sfido a dire a prima vista che questo coso mezzo orbo sia imparentato coi brachinini. Ma se pensate che questa sia la specie di bombardiere più strana in assoluto, beh, forse avete ragione, ma prima permettetemi di presentarvi le mie due specie preferite. La prima è la Crepidogaster ceca, che come suggerisce il nome ha perso completamente gli occhi e vive soltanto nel suolo sulle pendici del monte Kilimangiaro. Poi c'è il Brachinillus varendoffi, probabilmente una delle specie di bombardiere più spettacolari in assoluto, perché è anche l'unica ad essere diventata veramente cavernicola. Scoperta all'inizio del Novecento, questa specie vive soltanto in 3 grotte della Tanzania e grazie ad un ritrovamento successivo da parte dei due grandi entomologi Jeannel e non so pronunciare il suo nome, sappiamo qualcosa in più della sua biologia. Per citare le loro parole,
Questa specie vive lontano dal guano, nelle zone argillose e umide in profondità nelle grotte. Si trova principalmente nelle fessure di ritiro ai piedi delle pareti e la sua andatura è lenta. Come tutti i brachinini, crepita sonoramente quando viene raccolto, che tradotto in linguaggio meno tecnico significa che li ha colpiti. Per concludere vi vorrei mostrare una specie che mi sta molto a cuore perché è stata l'oggetto del mio primo articolo pubblicato, che vi lascio qui sotto in descrizione se volete andarlo a leggere. Ovviamente non ero da solo, io sono solo il coautore dell'articolo e tra l'altro ringrazio ancora moltissimo l'amico Riccardo Sciacchi per avermi dato questa opportunità. Comunque, questa qui è una Crepidogaster rotundata, il cui nome fa riferimento al fatto che è rotonda. Le elitre messe insieme formano quasi un cerchio ed è carinissima. Al momento ne è noto un singolo esemplare, proveniente dal Madagascar. I brachinini, e qui mi riferisco a tutti i bombardieri, sono studiati da oltre 250 anni e tuttavia continuano a regalarci sorprese e meravigliarci. Sono stati di ispirazione per entomologi e biotecnologi, e sono stati anche utilizzati senza alcun ritegno dai creazionisti, che sostengono che il loro organo esplosivo sia troppo complesso per essersi evoluto a step intermedi. Si parla di complessità irriducibile. Ci hanno perfino fatto un libro per bambini su questa cosa, Bombi il coleottero bombardiere. Ditemi se questo libro non è la cosa più abominevole che abbiate mai visto, un lavaggio del cervello bello e buono per povere vittime innocenti. Questo libro fa morire dal ridere per tutti i motivi sbagliati. Tutti. È direi peculiare come questi insetti siano finiti preda di persone che hanno distorto a tal punto i concetti dell'evoluzione per utilizzarli per i loro scopi di propaganda. Il concetto principale, nonché unico che portano a sostegno del creazionismo, è che la camera di reazione e l'associato sistema di spruzzo siano un organo troppo complesso per essersi evoluto in step intermedi. Però l'evoluzione non funziona così come troppo spesso la si pensa. Non è una linea retta che parte dal più semplice e arriva al più complesso. È più un cespuglio o un corallo che si ramifica. Eccomi qui dunque a mostrarvi come esistono in realtà molti carabidi esistenti oggi che adottano un sistema difensivo simile a quello dei brachinini, ma a vari livelli di complessità e di specializzazione, tutti quanti però efficaci. Partiamo ad esempio dai crepidogastrini di cui parlavo prima. Loro ad esempio non riescono a direzionare del tutto lo spruzzo bollente e lo rilasciano più che altro come una nebbiolina. Poi ci sono anche alcune specie appartenenti al gruppo dei paussini che, in maniera del tutto indipendente, sono in grado anche loro di emettere sostanze bollenti e io l'ho sperimentato sulla mia pelle quanto siano efficaci, mannaggia a me. Infatti quando ero in Brunei ho cercato di afferrare, del tutto innocentemente, un paussino del genere Pseudozena e quello mi ha ustionato le dita lasciandomi 2 macchie nere che sono rimaste lì per giorni. L'idea della complessità irriducibile non regge anche per altri motivi. Innanzitutto i carabidi hanno già un precursore di questo sistema difensivo, le ghiandole anali, quindi questo non è comparso dal nulla. Semplicemente i vari lignaggi, nel corso del tempo, hanno sfruttato strutture già esistenti, non ne hanno inventate di nuove pezzo per pezzo. La selezione naturale ha poi agito selezionando gli individui o le popolazioni che avevano, faccio un esempio, la parete della camera di reazione più spessa. Quindi questi individui potevano sopportare meglio le differenze di temperatura e di pressione che accompagnano una reazione. I coleotteri poi hanno già di base un esoscheletro molto duro che di sicuro è d'aiuto. Una volta che la camera di reazione è più robusta, anche la potenza della reazione può aumentare e così via. Lo stesso discorso vale per le ghiandole, che già di base producono sostanze tossiche. Ma mettiamo da parte questo argomento e parliamo adesso di quello che sappiamo sull'evoluzione dei brachinini. Purtroppo i fossili non ci sono d'aiuto perché l'unico attribuibile con certezza ad un brachinino risale ad appena 12 milioni di anni fa, ben dopo quindi la separazione dei primi brachinini dagli altri carabidi, stimata, grazie ai dati genetici, attorno ai 100 milioni di anni fa.
Questa specie fossile è stata chiamata Brachinus primordialis ed è stata rinvenuta in Germania. Poi erano stati trovati anche altri 2 fossili, provenienti dal Colorado, che erano stati attribuiti inizialmente a Brachinus, ma in realtà sono troppo frammentari e potrebbero essere di un qualunque carabide. In passato i brachinini erano considerati come un gruppo a parte, separato dai carabidi, ma oggi, con i dati in nostro possesso, siamo abbastanza sicuri che appartengano in realtà a questa grande famiglia, solo che non sappiamo con esattezza quali siano i loro parenti più prossimi all'interno dei carabidi. Ci sono 2 ipotesi a riguardo. La prima, e anche la meno probabile, è che i brachinini e i paussini a cui accennavo prima abbiano un antenato comune, perché in entrambi i gruppi troviamo un sistema esplosivo. A questo punto è probabile, se questo fosse vero, che questo apparato fosse già all'inizio del suo percorso evolutivo nell'antenato comune e che si sia poi perso via in alcuni gruppi di paussini, restando però in altri, come le pseudozena. Questa ipotesi fa leva sul fatto che è più probabile che un apparato complesso e con delle somiglianze tra i 2 gruppi si sia evoluto una volta sola invece che 2. Tuttavia stanno uscendo sempre più studi che confutano queste ipotesi e che propendono più verso una situazione in cui brachinini e paussini siano soltanto lontanamente imparentati. I 2 apparati esplosivi simili sarebbero quindi un caso di convergenza evolutiva. Ad esempio, nel 2019 è uscito un articolo che studia in dettaglio l'apparato esplosivo di un paussino, chiamato Metrius, trovando delle sostanziali differenze nella forma delle varie strutture che lo compongono con quello dei brachinini. Quindi i 2 apparati esplosivi nei 2 gruppi si sono evoluti 2 volte indipendentemente. Inoltre anche le larve di paussini e brachinini sono molto diverse. Probabilmente i primi brachinini erano simili agli odierni Crepidolomus che troviamo in Madagascar e vivevano durante il periodo Cretacico nella zona corrispondente all'attuale Africa centrale. Sicuramente si sono separati dagli altri carabidi dopo la separazione tra Sud America e Africa. Questo lo sappiamo andando a vedere la distribuzione odierna dei vari generi. Infatti è in Africa che troviamo la maggiore diversità, anche di generi con caratteristiche più arcaiche. Inoltre le specie africane e sudamericane sono molto diverse. I brachinini quindi si sono prima differenziati in Africa e poi si sono espansi verso l'esterno, colonizzando praticamente tutto il mondo con un notevole successo. È proprio il caso di dire che hanno fatto il botto. Siete ancora vivi? Lo so, questo video è un pelino più lungo del solito, ma i brachinini sono degli insetti veramente spettacolari e a cui tengo molto, quindi li volevo trattare a tutto tondo. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, in tal caso fatemelo sapere magari qui sotto con un mi piace o con un commento, che sono sempre graditi. Inoltre, se non vi siete ancora iscritti, è il momento giusto per farlo, perché la settimana prossima inizierà finalmente la serie delle vacanze entomologiche in Borneo. Non vedo l'ora di mostrarvi le nostre peripezie e disavventure più che avventure nella foresta tropicale. Inoltre non dimenticatevi anche il prossimo video regolare, che dopo tanto tempo sarà una biografia di un personaggetto molto frizzante. Se volete scoprire di chi si tratta, ci si vede alla prossima. Ciao a tutti!